Telescopio compatto, intelligente e pronto all'uso. Ma sarà davvero così semplice e performante come promette? Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Pier Giovanni Salimbeni, giornalista e tester nel settore degli strumenti ottici digitali dal 1997. Grazie ad Auriga, distributore ufficiale dei prodotti Acuter, ho avuto la possibilità di provare durante il mese di marzo questo telescopio completo, l'Acuter Fast Mach 90 con montatura Voyager Traverse Pro Wi-Fi. Si tratta di una soluzione pronta all'uso proposta a circa 499 euro che si rivolge a chi vuole avvicinarsi all'astronomia con uno strumento compatto, moderno e semplice da utilizzare. Vi ricordo che su binomania.it è presente una lunga recensione con foto e approfondimenti. Io comunque ve ne parlerò tra poco, subito dopo la breve sigla, quindi se volete sedetevi comodi, iscrivetevi al canale, ci vediamo tra pochi istanti. Partiamo dalla meccanica. Il tubo ottico si presenta con una finitura molto gradevole e una buona qualità costruttiva generale. È compatto, leggero, poco più di 1,5 kg e lungo circa 38 cm, quindi facile da trasportare. È presente poi una piccola slitta standard tipo Vixen con filettatura fotografica integrata che permette l'utilizzo su 3 piedi fotografici. Il sistema di messa a fuoco è uno degli elementi più interessanti, infatti il termine fast non è legato al rapporto focale, ma questo sistema proprietario con scala preimpostata ma personalizzabile 8 metri, 16 metri e infinito, che aiuta a trovare rapidamente il punto di fuoco. La messa a fuoco invece avviene tramite 2 manopole ampie e ben zigrinate, comode anche con i guanti, ed è presente poi anche una vite di blocco per fissare la posizione. Nel complesso vi devo dire che per fascia di prezzo la costruzione è davvero ben realizzata. Passiamo adesso all'ottica. Il Fast Mach 90 è un Mach Zutov Cassegrain da 90 mm con 1170 mm di focale, quindi un classico schema f13, un poco più aperto insomma, ideale per Luna e pianeti. Come ci si aspetta da questo tipo di configurazione, quindi le immagini sono molto incise, contrastate e praticamente prive di aberrazione cromatica. La compattezza comunque è uno dei suoi punti di forza, così come la stabilità della collimazione nel tempo, grazie comunque alla sua configurazione. L'ingrandimento utile dichiarato arriva a 180x. Per quanto riguarda l'oculare in dotazione, si tratta di un 20 mm grandangolare da 70 gradi di campo apparente, che fornisce 58x. È ben costruito, in metallo con un buon trattamento interno e offre un campo ampio e piacevole, decisamente superiore a quelli che ci si aspetterebbero in una fascia di prezzo simile. Inoltre è utilizzato anche un oculare zoom Auriga 9-27 mm molto versatile, permette di coprire tra i 43 fino ai 130x senza cambiare oculare, risultando quindi perfetto per uso astronomico e terrestre. È costruito molto bene con ottiche FMC e un buon comfort visivo. Vi parlo adesso delle aberrazioni ottiche. Al centro del campo, con l'oculare di serie, l'aberrazione cromatica è praticamente assente. Anche osservando soggetti molto critici, come superfici ad alto contrasto, l'immagine rimane infatti pulita e ben corretta. Questo comportamento è stato confermato anche con altri oculari, incluso lo zoom, segno quindi di una buona qualità ottica complessiva. Il cromatismo laterale compare solo in condizioni estreme, dipende più che altro dagli oculari, ad esempio con luce molto intensa, e comunque solo verso l'estremo bordo del campo. Si tratta di un effetto minimo e trascurabile. Per quanto riguarda invece il campo curvo, con l'oculare da 20 mm l'immagine è sostanzialmente piatta. Solo agli estremi si nota una leggerissima perdita di definizione, ma nulla di che definirei di particolarmente evidente. La distorsione invece è presente, come spesso accade, a partire da circa il 70% del campo, con un leggero effetto cuscinetto, ma anche in questo caso è contenuta. Nell'uso astronomico invece le stelle appaiono puntiformi su gran parte del campo, con un leggero degrado sulle bordi. Utilizzando però oculari di maggior costo, non questo di serie, la resa migliora ulteriormente.
Lo Star Test invece ha evidenziato un'ottima qualità ottica, perché ha intra-extrafocali molto simili, con solo una lievissima sottocorrezione della sferica, nel complesso una resa che mi è sembrata superiore ad altri Maksutov, diciamo così, economici della stessa fascia di prezzo. Passiamo adesso a parlare della montatura. Il montaggio è semplice e intuitivo. Si parte dal treppiede che va comunque ben aperto e stabilizzato con il vassoio porta-accessori. Successivamente dovete montare la testa e livellarla con attenzione. Questo, ve lo ripeto, è un passaggio fondamentale per la precisione del sistema GoTo. Il tubo si installa molto facilmente grazie anche alla slitta Vixen e una volta serrata correttamente il sistema è pronto. La gestione comunque avviene tramite smartphone, si scarica l'app Acuter Sky, si accende la montatura e si avvia la procedura guidata. Il collegamento è semplice e veloce. La fase più importante è l'allineamento iniziale, perché bisogna livellare bene il treppiede, calibrare la bussola dello smartphone con il classico movimento 8 e poi appoggiare il telefono sul tubo ottico in questa posizione per allinearlo con precisione verso nord. Se questa fase è fatta bene, il sistema funziona alla perfezione. Successivamente si procede con l'allineamento su 1 o 2 più stelle e da quel momento il telescopio è in grado di puntare automaticamente gli oggetti. Un aspetto poi interessante è la possibilità di effettuare operazioni anche di giorno, preparando ovviamente la sessione in anticipo. Dal punto di vista hardware, la montatura è semplice ma completa. Abbiamo un ingresso da 12 volt, una porta USB-C, il controllo della fotocamera con l'uscita snap, l'interruttore LED di stato. Sono presenti anche le frizioni su entrambi gli assi che permettono sia l'uso manuale sia quello motorizzato. È importante tenerle ben serrate durante il GoTo per garantire precisione. Infine, per quanto riguarda l'alimentazione, ho utilizzato una power bank Celestron oppure il pacco batterie. I consumi sono contenuti e l'autonomia è più che sufficiente per lunghe sessioni. Inoltre, la possibilità di utilizzare la power bank rende il sistema molto pratico e mobile. Nel complesso quindi la montatura si è dimostrata semplice, moderna e ben progettata, a patto di prestare attenzione alle fasi iniziali di allineamento. Prima di parlarvi delle prestazioni sul campo vi spiego brevemente come ho condotto il test. Ho utilizzato, come vedete, l'oculare di sera da 20 mm, sia lo zoom Auriga, sia un Vixen LV-Wide da 22, così da avere un confronto reale in diverse condizioni. Ho utilizzato il telescopio in ambito astronomico e naturalistico, utilizzando la montatura in dotazione, ma anche un treppiede fotografico con testa Sirui. Quindi, parliamo adesso delle mie impressioni pratiche. La montatura si è dimostrata semplice e intuitiva già dalle prime sessioni. L'app si installa velocemente, il collegamento è immediato. La fase più importante è proprio la messa in bolla, notato, e la calibrazione, perché se calibrate bene tra smartphone e tubo non ci sono problematiche, quindi se questa procedura è eseguita molto bene il sistema funziona alla perfezione. Personalmente ho effettuato un primo allineamento di giorno anche per provare, utilizzando la Luna e Giove anche se erano vicine, e poi ho fatto anche qualche prova serale di digiscoping. L'adattatore in dotazione che state vedendo è semplice, non perfetto, ma comunque utilizzabile per riprese rapide di Luna, pianeti e soggetti terrestri. Per quanto riguarda invece l'osservazione astronomica, come prevedibile, un Maksutov da 90 mm ha prestazioni, diciamo così, paragonabili in parte a un buon rifrattore da 80 mm, con un contrasto leggermente inferiore ma con una buona incisione dell'immagine. Sulla Luna questo piccolo telescopio è davvero divertente, infatti mostra immagini nitide, contrastate e molto appaganti, soprattutto utilizzando lo zoom Auriga anche a ingrandimenti sostenuti. Su Giove comunque distinguerete chiaramente le bande principali, il leggero oscurimento ai poli e anche in alcune condizioni qualche dettaglio in più. Poi i satelliti galileiani sono sempre visibili come piccoli sferette e sul cielo profondo, utilizzando anche un PLOS da 40 mm, ho osservato diversi oggetti classici, dalla nebulosa d'Orione alle Pleiadi M46, alle Iadi fino a galassie come M81-82 e l'Andromeda. Le immagini sono risultate puntiformi e ben definite, compatibilmente ovviamente con le prestazioni dell'oculare. Ovviamente chi desidera prestazioni superiori può orientarsi sul modello disponibile da 127 mm di diametro. Per quanto riguarda la precisione del GoTo, devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso.
Sono sempre riuscito a centrare la maggior parte degli oggetti anche in zone opposte del cielo e alla precisione comunque migliora ulteriormente con oculare lunga focale. Il database è molto completo e l'esperienza d'uso risulta semplice e divertente. Anche i consumi comunque sono contenuti e con una power bank, ragazzi, si riesce a coprire tranquillamente intere sessioni osservative. Infine l'utilizzo naturalistico. Vorrei dirvi che questo telescopio si è dimostrato più versatile di quanto ci si possa aspettare. Il sistema Fast Focus è veramente ottimo perché vi consente di trovare rapidamente il fuoco anche a distanze intermedie, controllando la leva con le due posizioni tipo telemetro grossolano. Quindi ho utilizzato principalmente ingrandimenti intorno a 50-60x, ottenendo immagini nitide e contrastate senza aberrazione cromatica evidente. Certamente non è uno spot in scope, la messa a fuoco non è rapidissima, non è impermeabilizzato, il campo è un po' stretto. Ma nonostante ciò, nell'uso pratico mi sono divertito molto anche nel digiscoping. Con lo zoom Auriga, infatti, soprattutto a bassi ingrandimenti, è possibile osservare bene anche il paesaggio. Ad esempio sono riuscito chiaramente a leggere i dettagli sui campanili situati sulla sponda opposta del Lago Maggiore. Nel complesso quindi questo è uno strumento versatile e piacevole da utilizzare anche di giorno. Direi che è giunto il momento di citare rapidamente quindi i pro e i contro. Tra i pregi sicuramente una qualità ottica molto buona per la fascia di prezzo, con un'assenza praticamente totale di aberrazioni cromatiche in asse e una buona correzione generale. Molto interessante anche il sistema Fast Focus, pratico ed efficace, soprattutto nell'uso terrestre. La montatura poi una volta ben allineata si è dimostrata precisa e intuitiva, e la versatilità generale del sistema, sia per astronomia che per osservazione naturalistica, è senza dubbio uno dei suoi punti di forza. A questo poi si aggiunge un ottimo rapporto qualità-prezzo e la possibilità di utilizzare numerosi accessori. Per quanto riguarda invece i difetti, il campo, come avrete capito, non è particolarmente ampio. L'ergonomia sul treppiede fotografico potrebbe essere migliore con il focheggiatore ruotabile, ma costerebbe comunque di più. Inoltre non è impermeabilizzato e quindi richiede un minimo di attenzione se lo utilizzerete outdoor. Inoltre calcolate molto bene anche la fase iniziale di allineamento tra telescopio e smartphone. Passiamo alle conclusioni. Con questo sistema, secondo me, Acuter propone una soluzione completa, moderna e accessibile, capace di unire osservazioni astronomiche terrestri in un unico strumento compatto. Il FastMac 90 è ideale per iniziare perché permette di osservare Luna, pianeti, stelle doppie e diversi oggetti del cielo profondo, offrendo allo stesso tempo buone prestazioni anche nell'uso naturalistico. Poi la montatura Voyager Traverse Pro Wi-Fi è probabilmente l'elemento più interessante del kit, più precisa secondo me di quanto ci si possa aspettare a patto di eseguire correttamente le operazioni iniziali. Una volta configurata consente infatti di esplorare il cielo in modo semplice e divertente. Anche dal punto di vista comunque dell'alimentazione il sistema è poco esigente. Si tratta quindi di un prodotto ben riuscito con un eccellente rapporto qualità-prezzo, perfetto per chi cerca uno strumento completo, versatile e moderno. Io ringrazio Matteo Di Bella e Valerio Zuffo di Auriga per aver fornito l'esemplare oggetto di questo test e per avermi lasciato come sempre libero di citare le mie impressioni da giornalista indipendente. Vi ricordo che il prezzo al momento della prova, quindi marzo 2026, è di 499 euro. Se volete approfondire trovate l'articolo completo su binomania.it e come sempre se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale. Vi aspetto poi sul gruppo Facebook Passione Telescopi, sul forum di Binomania e poi se volete abbonarmi a Binomania Inside potrete vedere il dietro le quinte del mio lavoro con comparative, indiscrezioni e tanto altro ancora. Insomma ragazzi, buone osservazioni a tutti e ci vediamo al prossimo test. Cieli sereni!